Naviganti del lobby, continuiamo con Titus. Quindi quello che abbiamo lasciato nella scorsa puntata è una miniatura totalmente a metà, a parte il discorso degli occhi che avete visto poi nello short, che è l'unica cosa che adesso è definitiva praticamente. Tutto il resto è ovviamente da portare avanti, perché quando si arriva più o meno a metà miniatura sembra quasi sempre disperante la situazione, perché c'è qualcosa che non torna, non piace, è troppo piatta, ci sono luci sbagliate, eccetera. Allora, quello che avete visto nella scorsa puntata è che ho fatto degli highlight molto forti anche sulle zone più scure, perché adesso andremo a ricoprirlo totalmente di streaking grime e non leveremo lo streaking grime solo da bagnato, lo lasceremo asciugare abbastanza e lo metteremo in maniera abbastanza abbondante, quindi verrà veramente customizzato con un weathering veramente forte. Il viso quindi lo lasceremo da parte, lo vedremo a parte, lo lascerò abbastanza più pulito in modo tale che esca fuori. Il resto della miniatura avrà un'armatura veramente distrutta. Quindi andiamo avanti, subito dopo la sigla. La prima cosa che farei è analizzare un pochino cosa abbiamo fatto fino adesso. In poche parole, siamo partiti con l'aerografo base con nero, bianco dove volevamo le luci e poi questo tipo di sfumature qui create con tre colori che sono appunto due contrast e il Liquitex come diciamo botta finale, ok? Viene fuori una base piuttosto candita dell'Ultramarine che voi vedete anche parecchio più scura in telecamera. Qui in realtà ho più sfumatura io in questo punto qua, però come vedete poi quando siamo andati a fare il primo weathering e quindi abbiamo fatto le sporcature marroni e le sporcature di azzurro molto chiaro e poi gli highlight, sono venuti fuori degli highlight non molto belli finora, che li vedete anche qua, no? In questi punti qua, tipo il gambale qua in fondo, vedete che in realtà sembrano un po' grossolani perché praticamente sono molto chiari su una base parecchio più scura, no? Allora, questo è perché in realtà adesso noi lo dobbiamo ricoprire tutto quanto di streaking grime e dopodiché andremo col cotton fioc a rimuovere solo dove vogliamo noi. Quindi per esempio quando sarà tutto ricoperto lo zaino, se io leverò solo questa parte qua evidenzierò solo la parte un po' più chiara, rosicchiata, che sfumerà verso il blu scuro con il marrone. Quindi in generale dovrebbe funzionare questo tipo di esperimento, dando la possibilità a voi di diciamo non dovervi sbattere facendo 7-8 passaggi di colore sullo Space Marine, sull'armatura. L'oro è completamente piatto ancora, quindi prima aspettiamo lo streaking grime, dopo facciamo le luci. L'unica cosa che appunto è pronta sono gli occhi dell'elmo diciamo di Titus. Come vedete rispetto alla puntata scorsa ho già invertito i colori e non toccherò gli occhi con lo streaking grime, quindi andrò tutto intorno. Anche qui come vedete c'è una botta di luce molto forte che andrò pian pianino a rimuovere poi, rimuovendo lo streaking grime, e quindi la porterò in luce. Ho fatto le pergamene che vedete, eccole qua in luce, ho messo ultra sotto, la scritta si vede e non si vede perché ci sono i sigilli. Come vedete anche qui è tutto un po' grossolano perché più tale altre tipo la U sotto e la U sopra più sono texturizzate meglio è, nel senso che se il colore non è del tutto diluito non importa, perché poi quando andate con lo streaking in sopra farà texture e quindi in questo caso nel weathering specialmente del grimdark è fantastico. Quindi a volte in questo caso dovete ragionare un po' al contrario di quello che è la pulizia totale, come per esempio abbiamo visto ieri chiacchierando con Elisa di Pitart, che invece ha un segno pulitissimo, colori pastello molto puliti, e quindi dovete fare tipo 12 passaggi di colore stratificando a veli uno sopra l'altro con l'acqua poco più che colorata, diciamo, no? Poi ovviamente rivolgetevi a lei se volete capire meglio come funziona. Tra l'altro avete visto che fa anche i corsi, quindi insomma ce n'è da imparare. Nel frattempo la U del Ultramarine dell'Omega che ho messo praticamente sul spallaccio l'ho un po' ammorbidita con il softener che sarebbe questo della Green Stuff World, fantastico perché vi rende praticamente la decalcomania leggermente
morbida, scusate ero fuori fuoco, fuori campo proprio, e cosa fa praticamente? Vi va ad ammorbidire tutto quanto e vi permette di stenderla senza lasciare le pieghe, perché giustamente se non è ammorbidita in mezzo lascia le pieghe perché lo spallaccio è tondo. Fatto questo, usiamo la seconda cosa che Christoph Ward fa fantastica, secondo me, che è il decal fixer. Il decal fixer altro non è che appunto un fissante. Ne andate a mettere un po' sul pennello direttamente, tipo una goccia così, guardate, se venisse fuori, perché giustamente si è un po' solidificato, quindi andiamo a bucarlo con una solita graffetta come questa che vi tenete sempre da parte, molto utile quando appunto i colori vanno un pochino a incrostarsi sulla punta, e andate a tirare fuori una gocciolina del genere. Questa gocciolina ve la stendete sullo spallaccio, state attenti a non tirare troppo, perché magari lo spallaccio ancora si muove, specie con il softener che la rende più morbida. A questo punto fate un po' tutto lo spallaccio, perché rimarrà leggermente lucido fino a quando non verrà completamente asciugato. Allora perlomeno quando si asciuga l'idea rimane omogenea. E soprattutto in questo caso qua non vi preoccupate, perché poi l'abbiamo messa apposta per coprirla completamente con lo streaking grime, e dopo andremo anche con lei a fare i nostri lavori di invecchiamento. Una cosa che io adoro sinceramente del mio canale è che non sono mai obbligato a mostrarvi qualcosa di sponsorizzato perché pagato per farlo. Io ho degli accordi per cui le aziende che sponsorizzano il canale praticamente mi mandano la merce da provare a utilizzare. Questo è fantastico, perché la gente stessa con cui parlo all'interno dei marketing delle varie aziende mi dice che non si fanno nessun problema se io mostro altre cose. Questo è meraviglioso. Faccio un esempio, soprattutto Adam, che saluto, di Army Painter. Army Painter io la adoro perché come entry level per me andava benissimo e aveva delle colorazioni molto anni 90 che mi piacciono un sacco, e adesso con i Warpaints Fanatic nuovi ha raggiunto il livello medio alto, che hanno AK, Valleo eccetera, e anche GV ovviamente. Ma quindi oggi vi faccio vedere anche questi due colori. Sono dell'AK, ok? AK è un'altra gamma che mi piace tantissimo, e sono praticamente di una serie, di una scatoletta che si chiama Stone and Rock Effects, ok? E ci sono 4 colori all'interno, dal più piccolo al più chiaro, vedete che variano molto per fare delle pietre un po' particolari, e questi sono molto utili per fare il grigio, diciamo highlights e non diciamo a dry brush in questo caso. Mi prendo un pennello piccolo, che in questo caso è uno 0 della Broken Toad, e mi vado a prendere il primo colore, che è un grigio molto scuro, e vado a farmi praticamente come vedete la base, diciamo, della spada a catena, ok? E quindi ho questa parte che è veramente scura, rimane praticamente quasi nera, ma mi dà la possibilità di avere un colore più satinato. Tra le altre AK veramente sono colori che si vanno a stendere veramente facilmente, molto fluidi, e rimangono anche molto fluidi, quindi permettono anche tra le altre di sbagliarsi un pochino, cioè danno e concedono, diciamo, la possibilità di sbagliare. E vi faccio vedere, allora, questa è la prima parte. La parte qui la faremo completamente a catena, andiamo a colorare anche questa parte qui, l'interno, che tanto poi andremo a fare un pochino di dry brush sopra il metallo, e come vedete in un attimo ci siamo fatti una base scura per la nostra, diciamo, spada a catena, ok? Eccola qui. Adesso che abbiamo la base andiamo a prenderci il colore un po' più chiaro e andiamo a stendere praticamente, mescolandolo uno a uno sulla wet palette, e ci andiamo a fare un po' di luci sulla nostra spada a catena, anche in diagonale, così mescolate pure, non è un problema. Per il momento stendete praticamente meglio il colore che avete fatto prima. Di qua seguite il verso che facevate di là, quindi andate in questa direzione, e adesso cominciamo ad aggiungere un grigio un po' più chiaro. In questo modo diamo una parte, una base, diciamo, alla nostra
spada a catena, che tanto poi verrà completamente anche questa sporcata, quindi restate pure abbastanza grossolani anche qui, e questo, il concetto è sempre quello, no? Siccome andate a ricoprire tutto con lo streaking grime, non dovete essere per forza precisi, e questo è un vantaggio del grimdark, che si risolve facilmente un problema che si può andare a creare quando avete appunto bisogno di risolvere, quando avete sporcato per esempio, eccetera, no? In questo caso vedete c'è poco da risolvere, è talmente tanto tutto ricoperto poi dallo streaking grime che non c'è problema. Però in questo modo abbiamo una base della spada a catena che poi andremo a scoprire di nuovo con il nostro sticking grime quando lo leveremo. Prendete poi l'ultima parte, diciamo, di il grigio più chiaro della cappa, in questo caso, ma potete usare qualsiasi grigio scuro e grigio chiaro, e fatevi gli spigoli, e quindi usate il collo del pennello. Non vi preoccupate se andate sulla catena, perché tanto poi andiamo a ricolorarla. Prendete un pezzettino anche del cerchio e andate a farvi questo. Ora qui ho esagerato un po', andate a prenderlo un po' più preciso, ecco qua, e poi anche di qua, quindi mi giro la miniatura e vado a farmi il bordo. Poi mi prendo un altro po' di grigio, bordo anche da questa parte, facciamo così. Ovviamente adesso sullo spigolo ho un po' esagerato, non esageriamo anche se c'è lo streaking grime, e quindi andiamo a ripulire un po'. Se avete bisogno di correggere, pulite il pennello e andate a farvi leggermente questo lavoro per rimuovere il colore che è ancora fresco, vedete? E lo andate a rimuovere in modo tale che non ci sia poi troppo, veramente che non sia troppo grossolano in questo caso. Ecco qua. Adesso ultimo spigolo, ma vedete che è tutto lasciato abbastanza grossolano, perché veramente finché non mettiamo lo sticking grime e non abbiamo un'idea di cosa verrà fuori, c'è poco da diciamo che cioè viene veramente dopo veramente diverso, quindi è inutile fare tantissimi passaggi che dopo non vi serviranno. Questo qua, tra le altre, è sicuramente un battle ready e al massimo verrà fuori da parata, ma diciamo che non stiamo andando a fare di certo una miniatura da concorso, no? E quindi dobbiamo renderlo pronto a combattere e basta. Allora, di qua è un po' blu ancora il manico, adesso andrò a vedere se riesco con il grigio a dargli qualcosa, perché poi anche qui con lo streaking grime si ricoprirà tutto, e quindi diamo un po' di luci qua, che sono proprio i bordi, vedete, per poi andare a scoprirli un po' meglio. Ed ecco qua. Se volete ovviamente fare una spada a catena piuttosto semplice. Ora, la mia idea di questa spada a catena era di prendere un bronzo, per esempio, che potrebbe essere il Weapon Bronze della Warpaints, e andare a fare dei, diciamo, ornamenti che poi dovrebbero venire fuori, diciamo, sempre con lo streaking grime più marroni, ok? Quindi andiamo adesso a fare questa cosa qua. Mi vado a mettere il bronzo sulla wet palette. Ora voi non vedete la wet palette, ma il bronzo è qui. E andiamo a farci la punta del pennello veramente piccola. Io qua uso uno 0 e vado a veramente fare dei piccoli segni, guardate. E poi cerco di andare dall'altra parte a farne altri per incrociarli. Ovviamente tutto questo rimarrà completamente ricoperto dallo streaking grime, ma almeno avremo una sorta di decorazione che poi sotto lo streaking grime sembrerà appunto di una spada a catena più pregiata di quelle classiche, no? E anche qui andiamo a farci questa cosa qua.
voilà, sul dorso. E abbiamo questo risultato. Vedete che si vede sotto la luce in questo modo qua. Tutto sempre molto lasciato, mi viene a dire grossolano, però insomma sapete che cosa intendo, no? Cioè lasciate pure la miniatura non del tutto super pulita, super risolta, diciamo adesso, perché non è il momento. Quando abbiamo fatto poi lo streaking line vediamo. Adesso è veramente arrivato il momento dello streaking line, magari qua sotto, ecco, farei un po' di pelle, scusatemi, di pietra, quindi andrei a riprendermi quei due grigi e vado a farmi un dry brush con i due grigi qui sotto. Guardate, in un attimo, prendendo il colore ovviamente dalla wet palette, andate a stemperarlo magari su un fazzoletto al volo, così non dovete aprirvi per forza a cambiare tavoletta, altrimenti prendete la tavoletta in legno, insomma, e andate a fare un dry brush di questo genere che va a, diciamo, dare un'idea di base grigia, ok? Adesso vi prendete l'altro che è il grigio chiaro, lo lasciate pure nella punta sporca e andate a fare un altro piccolo passaggio. Non esagerate perché è ancora tutto bagnato, quindi non stiamo lavorando a pennello asciutto proprio completamente. Andate a lasciare che si asciughi e farete poi un terzo e ultimo passaggio solo con il colore chiaro, ok? In modo tale che il pennello rimane completamente asciutto. Qui lasciamo asciugare e gli diamo una botta, diciamo, di 3 colori a dry brush che poi verranno ricoperti dallo streaking line, quindi anche qui tranquilli. Tale altre, se volete, questo potrebbe essere il momento di fare la basetta. Io in questo momento non la faccio perché dopo va lasciato asciugare, se la tocchi rovina, quindi a questo punto vado avanti con lui e dopo faccio la basetta verso la fine, ok? Quindi intanto aspettiamo che si asciughi la sua basetta. Ok ragazzi, anche qui ho dato l'ultimo colpo di bianco quasi grigio chiarissimo sulla basetta, c'è uno scheletro là sotto, gli ho dato 2 botte di bianco dietro e davanti, sempre grossolano, sempre con un po' di neri e grigi in mezzo, perché poi lo streaking line fa il resto. Qui c'è un pezzo di metallo arrugginito sicuramente poi, e quindi lo faremo proprio alla fine, quando avremo già un'idea di dove stiamo andando a parare con la miniatura, ok? Adesso non ci resta che preparare lo streaking line dopo aver fatto, diciamo, il passaggio di metallo sui denti, e ci diamo anche un'occhiata, diciamo, a queste armi, a queste ultime cose qua da fare bronzo dorate, e dopodiché ci siamo. Allora ragazzi, ci siamo, la decalcomania si è completamente asciugata, tanto che potete graffiare e fare quello che volete, non si stacca perché c'è il fixer sopra. Ho dato leggermente un po' di luce all'arma, ho dato il metallo sul davanti e ho dato il metallo alla spada a catena. Adesso non ci resta che fare l'ultimo pezzettino qui, e poi, che tra l'altro è una I di Inquisizione, vedo ora, con la catena che potremmo fare di bronzo, e dopodiché andiamo veramente con lo streaking grime. A tra poco. Ragazzi, mi sono preparato lo streaking grime, il White Spirit, streaking grime ovviamente che è della K, inconfondibile ormai. Ci prendiamo un pennello veramente scrauso, già brutto, prendete quello che avete veramente più, diciamo, sintetico e che si possa rovinare, perché gli enamel sono colori piuttosto aggressivi, e andiamo a prendere White Spirit e mescolarlo con lo streaking grime. Non vi preoccupate, andate via tranquilli, anche se sporcate il White Spirit non è un problema. Continuate a diluire leggermente, questa volta ci andremo giù abbastanza pesante, quindi insomma potete tranquillamente andare a ricoprire, e andiamo a fare tutto il nostro Titus con lo streaking grime, ok? Adesso vediamo che cosa succede veramente a questa miniatura, perché fino adesso avevamo degli errori veri e propri, no? Cioè non si poteva andare a fare una miniatura del genere nel classico metodo, perché sono sbagliate le luci, troppo chiare su una base troppo scura, abbiamo diverse cose insomma che vengono fatte non convenzionalmente, che però adesso dovrebbero trovare giustificazione. Quindi vediamo un pochino se è vero, se ci sta andando bene, se abbiamo sbagliato qualche calcolo, qualche
dettaglio, andiamo a vedere anche qui, vedete, quando ricopriamo tutto, giustamente le cose si trasformano, ok? Guardate, va proprio tutto a diventare scuro e sporco, rovinato. Lo sticking grime sarebbe lo sporco del motore, no? O delle striature che si vanno a formare, per esempio, fuori dai carri armati, dallo sporco, dall'usura. Quindi insomma è una cosa che teoricamente non si dovrebbe fare su tutta la miniatura. Ultimamente sta andando parecchio di moda online. In realtà a me è sempre piaciuta questa idea, perché proprio mi piace la sporcizia sulle miniature. Adesso cerco di non prendere gli occhi proprio del tutto, e invece l'ho preso pieno. Andiamo ad asciugare un po', a parte che potremmo levarlo dopo, però preferisco non esagerare. È che il White Spirit tende a far espandere il colore e a mandarlo in giro, e quindi giustamente rimane. Comunque al massimo dopo andiamo a recuperarci anche qui i nostri occhi con il cotton fioc, addirittura dei pennelli piccoli piccoli, ok? Quindi non vi spaventate, anche se un pochino va all'interno. E poi ci manca tutta la base. Andiamo a dare anche alla base lo streaking grime. Quindi la miniatura in questo caso sarà completamente ricoperta di streaking grime, la lasceremo asciugare, ci saranno delle zone dove lo leveremo di più e delle zone dove praticamente lo leveremo molto meno, e questo dovrebbe darci una, diciamo, nuova linfa vitale proprio alla nostra miniatura. Pulite il pennello nel White Spirit e andate a ripulirlo nell'acqua almeno 2 o 3 volte, in modo tale che levate l'enamel dal pennello. Lasciamo asciugare Titus, questa volta lo lasciamo asciugare veramente, nel senso che facciamo in modo che sia abbastanza asciutto, e andiamo a rimuovere una prima parte. Poi se vediamo che qualcosa è diventato resistente e vogliamo rimuoverlo, andiamo a farlo con il White Spirit e il cotton fioc. Quindi adesso lo lasciamo semplicemente asciugare. A tra poco. Dunque ragazzi, ci siamo quasi. Come vedete non è totalmente asciutto, ma quasi. Mi sono dato una mano tra le altre anche con l'aerografo, così ho spinto con l'aria lo streaking grime fuori e prima dentro, ovviamente, alle grate per esempio, che dopo faremo magari illuminate, e tutte queste parti qua. Andiamo a vedere cosa succede intanto se comincio a levare un pochino di streaking grime con il cotton fioc da dove si riesce a levare, passandolo semplicemente così com'è, e vediamo cosa succede. È un primo passaggio. Questa è una tecnica che si chiama riduzione, ricordatevela perché è veramente comoda. Praticamente è una tecnica che appunto va a ridurre la quantità di colore che voi avete al di sopra della miniatura, e quindi sostanzialmente andate a rimuovere in sostanza tutto quello che volete. Vedete qui per esempio le pergamene sono rimaste non più in luce, ma andiamo a levare tutto. Ecco che qua sotto tornano in luce anche un po' le scritte, e vedete che in questo modo qua le scritte che erano grossolane, come le catene per esempio e tutto, tornano ad avere un po' di giustificazione, perché di fatto non danno più quel fastidio che si vedeva prima, no? Vedete che non ci sono più le luci che c'erano prima, ma se io adesso vado a marcare l'oro sullo spigolo, l'oro ha la sua ombra. Se vado a prendere tutti gli spigoli, per esempio qui tutta la parte del gualdrappa che abbiamo fatto, l'osso eccetera, vedete che effettivamente ora non è più fastidioso come prima vedere le luci. Certe addirittura quasi non ci sono più, ma ancora stiamo rimuovendo quello che riusciamo a rimuovere solo con il cotton fioc asciutto, senza White Spirit quindi, e solo il colore che è asciutto. Quindi andiamo a grattare via praticamente quello che abbiamo fino adesso messo e che è rimasto. Continuo a grattare per esempio qui, così faccio venire fuori diciamo di più la gualdrappa anche qui, e vado avanti così fino a quando mi aggrada, fino a che mi piace e vedo che quello che sto facendo comincia ad avere un senso, no? Per esempio qui recupero le luci, vedete qua davanti, fatto bene tra le altre a non fare la testa secondo me. Guardate qui l'elmo,
l'elmo che prima vi dicevo davanti avremo lasciato un po' di luci, andiamo a rimuovere per esempio sopra, così recuperiamo un po' il rosso, recuperiamo un po' questo punto qui, così si vede un po' di più il bianco, e questo punto qui, così si vede un po' il bianco. Non fate il resto in modo tale che ci sia un senso. Guardate il rosso come viene fuori, basta toccare con il cotton fioc e già viene fuori, però vedete che adesso ha tutto un altro senso, perché già così invecchiato è un'altra cosa. Quindi poi potete scegliere come fare ad andare avanti per decorare l'armatura, no? Quindi qui ora, se prendete gli spigoli, fate risaltare quelli che prima erano, guardate, i colori che non si vedevano quasi neanche più. Qui per esempio sul grigio andate a levare, tornate alla pietra, e dove non viene più via lo streaking grime non preoccupatevi, c'è un secondo passaggio di riduzione che faremo con proprio il cotton fioc imbevuto dall'alcol, per andare a rimuoverlo sui punti dove ci interessa di più. Ok, diciamo che più o meno ci siamo per la prima parte. Ho dimenticato il braccio, andiamo a recuperare un pochino anche la nostra spada a catena. Vedete che ora non si vedono più le decorazioni come prima, e sono anche più giustificate, perché anche se non si capisce bene tutto il disegno e non è fatto strabene, in questo caso riuscite a vedere che sotto sembra che ci fosse un bel disegno, ma ormai la sporcizia lo ha completamente ricoperto. Questo è il senso. Se invece voi volete fare cose super, potete farle super, sapete che quando andate a nasconderle un pochino con lo streaking grime diventerà un po' più un problema per dopo, diciamo, no? Però guardate che bello già che sta venendo fuori il gambale con questa sfumatura, dove lascio un po' più il marrone sullo scuro e mi tengo proprio la ginocchiera libera. Secondo me questa è una tecnica veramente, cioè, che dà la sua soddisfazione se viene proprio imparata bene e ci si sta un po' dietro. Dà la sua soddisfazione. Chiaramente non verrà fuori un pezzo probabilmente da Golden Demon, anzi sicuramente, però a livello di battle ready e parata viene fuori in poco un pezzo ben invecchiato che è veramente figo. Allora, adesso io direi che siamo arrivati più o meno a fine. Vado a prendermi un cotton fioc pulito e mi prendo un po' del White Spirit. In questo caso vado a rovesciare quello che mi era avanzato di qua, perché poi dovrò pulire anche questi due affarini, e poi nel frattempo io uso il White Spirit puro, quindi vado dentro qui, prendo col cotton fioc e mi preparo a ridurre anche qui. Strizzate comunque un po' il cotton fioc e vediamo cosa succede. Quando voi toccate, qui veramente andate a levare quasi tutto, quindi occhio, perché qua si va a levare proprio tutto, però vedete che torna in luce quello che prima non c'era, ma proprio tanto in luce, e quindi vedete la U torna in luce, tutta la parte dorata torna in luce. Qui vado a prendere tutti gli spigoli, vado a riprendermi l'oro, qui in alto e in mezzo prendetevi la decalcomania, non esagerate sulla decalcomania, qui sopra seguite più o meno il senso della miniatura per non andare a rovinare il cotton fioc troppo sopra. Qui veramente vedete che c'era una parte che andava proprio rimossa un po' meglio, quindi vado a prendere lo scheletro, vedete come viene fuori subito, e qui riprendo il rosso. Questo è perché il White Spirit giustamente va a rimuovere praticamente quasi tutto lo streaking grime, no? E dove mi interessa lo levo. Voglio recuperare la scritta, per esempio, eccola qua, e abbiamo ombre e luci in automatico con lo streaking grime. Insomma, in poche parole, è una sporcizia fatta un po' massiccia su diciamo, una miniatura che ricorda un pochino quello che fanno i contrast quando voi partite da una base chiara. Però vedete, guardate come cambia proprio la miniatura. Tra le altre ci sono dei pezzi, vedete, che vengono quasi via, un pochino è venuto via lì, perché è molto aggressivo il White Spirit, quindi fate attenzione a questa cosa, però dopo andremo a rimuovere e ritoccare quelle parti lì. Qua riprendo un po' il bianco e qui comincio ad andare a levare
lo streaking grime dalla pietra. Dopo andremo a fare un dry brush sopra la pietra che farà tornare la pietra al suo colore un po' più grigiastro per differenziarla. Prendiamo anche qui un po' di spazio per i colori, guardate che belli che vengono fuori qui, guardate cosa salta fuori sulla gamba così. E anche qui un po' di spigoli, andateci piano perché appunto poi andate a levare tutto, spigoli, ovviamente i peli poi andranno rimossi, tenete lo streaking grime nelle parti più interne, l'arma andiamo a recuperarla un pochino, la mano che deve risultare un po' più blu-azzurra, quindi andiamo a riprenderla, un po' la parte alta del bronzo e della I, in modo tale che salti fuori e si veda che è metallica. Qui andiamo a levare un po' da questa parte qua per trovare, vedete, un po' di colore dell'armatura qui sotto. Poi ci sono i pot qui e i pot qui dietro e diciamo che più o meno ci siamo. Adesso che la miniatura è praticamente invecchiata, possiamo iniziare a fare veramente i giochi di luce e quindi andiamo a vedere dove andare a migliorare, dove andare a rimettere per esempio la U per esempio qua sotto si è quasi scolorita, quindi andiamo a ritoccarla. È una questione adesso di passaggi su passaggi per andare a trovare la nostra miniatura, che però come vedete è già completamente diversa, completamente invecchiata. Adesso abbiamo anche un'idea dei colori che dovranno andare più in luce, quindi se faccio degli highlight qua sotto si vedranno e saranno belli. Chiaramente non li faccio completamente azzurri, cerco di ritrovare più o meno quel colore lì, e qui quando sono blu scuri cercate di farli azzurri ma tendenti al blu scuro, non tendenti all'azzurro chiaro, perché altrimenti staccano troppo e siamo tornati punto e da capo, ok? Quindi adesso comunque intanto li facciamo insieme, quindi vediamo un attimino cosa fare, però mi sembra che la miniatura si stia delineando pian pianino, no? Perché adesso ci dà già un'idea di come sarà, quanto sarà sporca, quanto sarà invecchiata, eccetera. Andiamo nel frattempo quindi a lasciare asciugare tutto e cominciamo a dare i bei highlight, quelli veri. Ragazzi, a questo punto si tratta veramente di cominciare a divertirsi un po' con la colorazione e quindi andiamo a prendere tutte quelle parti che si sono un po' scolorite. Per esempio adesso parto dal Brain Matter Beige, che praticamente è quello che ho usato per gli scheletri, e do dei colpetti, facciamo così, tentiamo di darli abbastanza annacquati in modo tale che sia quasi una velatura, così andiamo a gradi, ok? E vado a dare dei colpettini sopra in modo tale, vedete, che si torni ad avere un che di luci, e qui sui lati piccoli tocchi che dovrebbero permettere ai punti più in luce di risaltare, gli spigoli, in questo modo, semplice, anche qui piccoli tocchi, se sbagliate dito subito, e poi piccoli tocchi così. In poche parole deve risultare una miniatura non precisissima, ma abbastanza, diciamo, sempre grossolana, forse è un termine brutto, però in realtà più o meno sì. Allora, guardate qua in alto, per esempio, vado a riprendermi la U, prendo le curve della U e vado a risaltare solo i pezzi in esterno. Siccome sto velando il colore, non ho paura di sbagliare. Per esempio qui posso andare a fare un highlight velando praticamente il blu che c'è sotto e vediamo che succede. Se non basta andiamo a farne altri, però vedete che in questo modo qua state dando luce ai punti che volete e poi la velatura quando si asciuga fa il resto, no? Quindi andate per esempio qui sopra, qui, non vi preoccupate che poi vedete quando andate, se volete potete levare tranquillamente le cose che non vi piacciono come questa, ma qui andrà a velare
e quindi in realtà andrà a dare un po' di colore in più, ma non sarà mai niente di troppo aggressivo. Ecco il teschio là sotto, per esempio. Ecco qua. Qui sul rosso è successo qualcosa, probabilmente addirittura si è scrostato, guardate, l'elmo, non so se riesco a farvelo vedere da vicino, vediamo un po'. Non mi fa la macro, ok, va bene, facciamo così. Vedete che in realtà non è mica male, io quasi lo lascio così perché non è niente male. Andiamo a prenderci i nostri occhi con un po' di acqua, vediamo se riusciamo a tirare fuori di nuovo gli occhi. Mi sembra abbastanza di sì. Dopo andremo a lucidarli, quindi andrà bene così. E direi che l'elmo più o meno lo lasciamo così. E adesso andiamo in giro a vedere il nostro, sempre la nostra armatura. Qui per esempio andiamo a mettere un po' di chiaro. Ci siete? Oh no, ok, perfetto, ora mi vedete. Quando questi andranno ad asciugarsi, si riscuriranno un pochino perché è acqua veramente sporca del colore, ma se vedete l'effetto che fa è invecchiato proprio. A me personalmente questo, per una miniatura che deve combattere sul campo, mi piace, quindi poi dipende dai gusti, perché ovviamente per esempio qui potremmo lasciare così la U perché non è niente male, e direi che col bianco, cioè con l'osso, bene o male abbiamo finito. Qua ci potrebbe essere questa parte qui, ma io gli darei con l'oro direttamente. Quindi prendiamo un oro, in questo caso prendo un Warpaints Fanatic che è un Greedy Gold. Il Greedy Gold è questo, ok? Ricordatevi che i colori nuovi della Army Painter si chiamano Fanatic, quindi li riconoscete dalla gamma vecchia perché si chiamano appunto Fanatic, ok? Allora vado a prendermi l'oro e comincio a fare tutte le luci, anche al bronzo, a tutte le parti della miniatura che voglio vedere risaltare. Quindi per esempio qui sopra, non esagerate a coprire tutto. Anche qui le curve esterne vi consiglio di andare a un pochino toccare e fate in modo che si veda, diciamo, uno scherzo di luci come questo. Vedete che ora vado più sotto che sopra e lascio che il resto lo faccia il pennello. Quindi vado a prendermi questa parte qua, se parte un po' sopra va a sporcarsi bene, praticamente va a far sembrare incrostato l'oro. La texture che si crea quindi fa sembrare l'armatura più invecchiata. Ed eccola qua. Quindi non vado a levare tutto andando praticamente sopra, vado a fare piccoli tocchi che fanno questo effetto. Uguale di qua. Ok, e andiamo avanti così ragazzi. Adesso io faccio un po' di giri intorno all'armatura per vedere le parti in oro da far risaltare e dopodiché diciamo che diamo un'occhiata alla miniatura e vediamo che cosa può mancare a parte il volto. A tra poco. Ragazzi, sto adesso andando a fare con il Nuln Oil qualche ombra sotto e adesso vi faccio vedere anche cosa ho fatto.
perché oltre alle ombre ho fatto risaltare, ovviamente con per esempio il contrast black, quindi molto molto scuro, ho fatto risaltare, diciamo, delle parti dell'armatura e anche gli interni della tuta nera, che quindi si vedono anche qua sotto, qui dietro. La cosa figa del contrast è che è un po' più forte della lavatura e va a finirmi praticamente dentro i recessi, ma sugli esterni lascia un po' il blu, quindi dal tipico effetto del nero con le luci blu, che è molto carino. Poi andate praticamente in tutte le parti interne così, date dei colpi di Nun Oil sotto praticamente le scarpe, in giro, in modo tale che andate a risaltare, far risaltare ancora di più proprio il contrasto fra il chiaro e lo scuro, le grate, queste cose qua, andate a riprenderle tutte, vedete, in questo modo qua, così la miniatura diventa più precisa. Guardate qua per esempio come cambia quando fate l'ombra e come risalta adesso anche la luce, quindi adesso sembra molto più preciso. E così andate a farvi tutta la miniatura. Questa è una parte che richiede pazienza, però è una parte bella secondo me, perché cominciate a vedere la miniatura saltar fuori e secondo me, se avete fatto tutti i passaggi giusti, comincia a diventare veramente bella. Quindi adesso vado avanti così con il Nun Oil e con uno strong tone, quindi un Devron Mud, cose del genere, quindi lavature marroni sull'oro, e continuate a martellare fino a quando vi sembra che la miniatura cominci ad avere proprio un suo chiaroscuro. A tra poco. Ragazzi, allora, il Titus che volevo è più o meno questo, cioè completamente rovinato, distrutto, con le luci un po' più accentuate, qualche colore fatto tornare fuori dopo lo streaking grime. Vedete che qualche spigolo l'ho ripassato con un azzurro vicino al blu e qui invece un azzurro più vicino al giallognolo, per dare diciamo la tridimensionalità alla figura, no? Qui davanti bello invecchiato, incrostato, gli occhi poi andiamo a recuperarli con calma quando saremo proprio alla fine con un bel gloss per farli tornare proprio risaltanti. Qui abbiamo dei punti dove con Nun Oil ho fatto risaltare il contrasto delle buche e diciamo dei problemi che ha sull'armatura, vedete le varie parti distrutte. Abbiamo recuperato un po' di luci e un po' di ombre sulla parte delle pergamene e ovviamente adesso comincia ad avere già un suo perché e ad essere bello invecchiato, con delle parti che tornano un po' più in luce, no? Ora che siamo a questo punto, direi che ci possiamo dedicare al volto in un metodo proprio classico, cioè wet palette con 5 colori pronti al passaggio. 2 sono già attaccati, ma lo prenderò dal lato per gli highlight, che sono il Moonstone Skin, più scuro di tutti, secondo sarà l'Agate Skin, il terzo sarà il Barbarian Flash, il quarto sarà il Ruby Skin e il quinto sarà l'Opal Skin. Quindi adesso andiamo veramente a fare il contrario esatto di quello che abbiamo fatto fino adesso, cioè cerchiamo di fare il volto super illuminato come doveva essere il volto di una miniatura fatta bene, diciamo, ok? Con tanti passaggi, bella curata, in modo tale che risalti proprio e spunti fuori rispetto al resto dell'armatura, che è invecchiata e saturata e si confonde un po' con lo sporco, no? E vediamo se il gioco riesce a muovere la miniatura. Quindi cominciamo con il primo strato, diciamo. Prendete praticamente l'acqua. Mi raccomando, qui bisogna diluire un po' il colore. Prendete la prima parte e fate questo. Allora, vado a prendermi il colore. Lascio che il colore diventi quasi velato, ok? E comincio a velare tutto il volto. Mi raccomando, qui veramente, ragazzi, il colore deve essere diluito. Cioè il contrario di quello che abbiamo fatto fino adesso. Non deve texturizzare, quindi deve essere tirato veramente thin, come dice Duncan per esempio, thin coat, ok? Andate veramente a pulire. Lasciate che l'acqua entri dentro i recessi e vada a velare il volto, ok? Quindi adesso andiamo a farci tutto il volto di Titus in questo modo qui. Eccolo qua. Senza paura
di fare un pettone che non verrà fuori, non vi preoccupate. Quando si asciuga vedete cosa succede, e lasciate che adesso si vada ad asciugare. Lasciamolo asciugare e vediamo il secondo passaggio. Come vedete è ancora mezza blu, mezza nera, e quindi il rosa è andato solamente nelle parti più interne. Andiamo col secondo colore, che è l'agate skin, e andiamo semplicemente a rifare la stessa cosa. Ripassate sopra, non abbiate paura, se è ben diluito non dovreste levare troppo dettaglio, e andate a dipingere tutto, anche gli occhi. In questo caso dobbiamo fare in modo che pian pianino la faccia diventi rosa e non si veda più il blu e il nero sotto, no? E quindi andiamo avanti, tanto abbiamo da schiarire 5 colori, non ci deve preoccupare il secondo, ma già in velatura è diverso che fare un passaggio a colore troppo denso. Quindi avete già un volto che comincia a sovrapporre all'altro colore, quindi i primi due colori si sovrappongono uno sull'altro, e lasciamo che si asciughi anche questo. E ci siamo allora ragazzi, adesso abbiamo praticamente fatto le prime due parti, lasciamo appunto queste due parti così come sono, mettiamo un po' di acqua sempre sul nostro pennello e andiamo a prendere la terza colorazione, che comincia a essere quella del carnato vero e proprio in realtà, no? E andiamo a stenderla praticamente sul volto di Titus. Questa volta facciamo in modo che ci sia, diciamo, una pigmentazione che resti, ok? Adesso vado a stenderla, mi raccomando, anche qui deve essere ovviamente piuttosto liquida perché altrimenti non si tira il colore, e andiamo a lasciare leggermente che le colorazioni più sotto restino, vedete, ai lati. Non vi preoccupate se la cosa ora sembra un po' grossolana, perché poi con le velature si andrà a mescolare tutto il colore. Quindi per ora andate a coprire, lasciate leggermente sotto qualcosa e andate a farvi il vostro volto. Questa è la terza parte. Lasciamo asciugare anche questa, vedete che ancora si vede ancora il blu sotto perché sto talmente tanto liquido che continua a restare, diciamo, in macro. Ovviamente poi ovviamente se la vedete così già è una cosa diversa, no? Ma se metto la macro da vicino vicino vedete che ancora si vede un pochino di bluastro sotto, ma adesso pian pianino arriveremo alla quinta colorazione, poi faremo una velatura con quella di mezzo e vedrete che già comincia a cambiare la musica. A tra poco. Più o meno ci siamo, quindi andiamo a fare la terza parte che ovviamente adesso comincia a diventare veramente chiara, e quindi andiamo a dare dei tratteggi, diciamo, come quello che vedete. Cercate di prendere i punti in luce, lasciate sotto il resto, mi raccomando il colore deve essere diluito, quindi prendete sempre un po' d'acqua, prendete sempre il vostro colore con l'acqua e fate in modo che ci siano veramente velature a strati che dovrebbero far illuminare il volto. Vado avanti, vedete qua adesso ho veramente messo tanta acqua, quindi ne levo un pochino, riprendo il mio colore, mi raccomando la punta, e vado avanti. Naso, guance, la bocca e il mento sotto. Se toccate l'armatura levate subito, altrimenti poi diventa un disastro. Poi giratevi la miniatura se serve, così tirate sempre indietro il pennello e non rischiate di sporcare dove non volete, a parte il fatto che ora i capelli li teniamo per dopo, quindi non è un problema. Ok, e più o meno anche qui abbiamo fatto. Lasciamo anche qui asciugare. Leviamo il colore se troppo nei punti dove secondo noi andrebbe elevato, tipo questo per me, e lasciamo il volto così com'è. Lasciamo asciugare ancora un po' e andiamo avanti. Ragazzi, allora ho dato una prima mano anche di grigio molto scuro, lo stesso grigio che ho usato per la pietra inizialmente,
alla testa per capire dove sono con la pelle, e vado avanti a fare i miei highlights. Quindi questa volta comincio a seguire un pochino i disegni del volto, perché questi sono i primi highlights, quindi andrò a fare una cosa che va a prendermi, diciamo, il volto e le parti in luce del volto. Eccole qua. Qui sotto un po' meno, la bocca, il naso anche stavolta, lasciando sempre qualcosa sotto del precedente passaggio. Ok. E ci siamo. Ora abbiamo un volto abbastanza pallido, però come vedete non è troppo texturizzato, perché è abbastanza, diciamo, messo bene come stesura, quindi non siamo incrostati, cioè anche se andiamo in macro a vedere vicino vicino non è incrostato, è solamente stratificato. Quindi adesso cosa andiamo a fare? Aspettiamo che sia veramente asciutto per fare una prima velatura con il colore di mezzo, che è questo qui che vedete in mezzo, dove andiamo a fare le prime ombre, che non sono vere e proprie ombre, ma semplicemente servono a dare una sfumatura a tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. Quindi prenderemo l'acqua, annacqueremo molto questo colore in mezzo, tra i 5, e andremo a fare una copertura di tutto il volto, che vi faccio rivedere, ok? Così vediamo cosa sta fuori. Vedete comunque che è proprio una palla di luce rispetto al resto del corpo, no? E quindi dovrebbe dare quel, diciamo, quel movimento non all'armatura ma a tutta la miniatura, che dovrebbe darci insomma un po' di soddisfazione a fine partita. Quindi andiamo adesso ad aspettare che si asciughi veramente bene, perché altrimenti viene fuori un pettone. Ok, questo passaggio è molto importante. Allora, prendete un Lamian medium, potete prendere anche un Warpaint Mixing Medium, per esempio, che è la stessa cosa della Warpaint. L'importante insomma è che sia qualcosa che vi aiuti a diluire il colore. Vi prendete, diciamo, anche 1, 2, 3 pezzi di Lamian. Potete usare l'acqua, ragazzi, però questo aiuta a mantenere l'oleosità del colore. Vi prendete il vostro colore e andate a diluirlo sulla wet palette con il Lamian. Vi deve venire fuori una cosa di questo genere. Praticamente il pennello, quando voi lo tirate fuori, deve sembrare praticamente quasi pulito, ok? Quindi quando lo infilate, vedete, è proprio acqua che è sporca del colore che abbiamo messo, e tra le altre non è nemmeno acqua. Potete, volendo, anche aggiungerci una punta d'acqua, così diluite anche un po', e sapete che con l'Lamian avete mantenuto l'olio del colore. In questo caso ci è utile perché andiamo praticamente a far andare nei recessi appunto il colore più facilmente che con l'acqua. Quindi insomma è, diciamo, un punto a favore al Lamian, ma insomma non è strettamente necessario. Se avete l'acqua, usate l'acqua, l'importante è che il colore sia quasi un'acqua sporca, ok? Provatelo sui lati, e quando vedete che c'è lo mettete dappertutto. Fate proprio una lavatura così, che è una velatura in realtà. Cominciate ad asciugare la punta del pennello e levate il colore, rimettendo il pennello dove volete che se ne vada, tipo negli occhi, queste cose qua, e andate a vedere che effetto fa. Lasciate che si asciughi in questo modo qui la prima parte, poi andiamo a fare gli shade e vediamo un pochino. A tra poco. Ragazzuoli, adesso che il volto ha avuto una prima velatura, vedete che bene o male si sta cominciando a mischiare tutta la serie di strati che abbiamo fatto in precedenza. Ora arriva un passaggio piuttosto complicato, perché bisogna scegliere se fare una shade piuttosto che qualcosa di più grosso, e io farò qualcosa di un po' più grossetto, cioè userò il contrast Gilliman Flash, che veramente rischia di rovinare tutto. Quindi qui bisogna andare, non scherzo, ancora più liquidi di prima. Allora la cosa migliore è veramente prendersene un pochino sulla wet palette,
e andare a diluirlo. Potete diluirlo con il Soleimian oppure con l'acqua, ok? Sempre il solito discorso, se lo diluite con l'Imian avete il fatto che l'oleosità resta quella, però vedete che è proprio acqua, ok? Deve essere una velatura fatta con il contrast, ok? Quindi adesso andate, mi raccomando che sia asciutto perché altrimenti siete rovinati, e andate a fare praticamente le parti interne. Non vi preoccupate, poi lo levate dalle parti sotto, soprattutto la parte dietro, la parte dell'attaccatura dei capelli, i chiodi che ha sulla testa, che non sono proprio chiodi ma sono impianti. Andate a fare tutta questa parte qui, lasciate che vada e resti nei recessi e lo lasciate lì e lasciate che faccia anche lui il suo mestiere. Potete rinforzare un po' dove volete, ovviamente ogni volta che tornate col pennello in una zona levate colore, quindi fate attenzione a quello e andate a rinforzare le zone più scure, ok? Per esempio qui io voglio che ci sia ancora più contrasto e vado a aumentare le ombre e basta. Questo è praticamente quello che dobbiamo fare con il viso, che chiaramente non deve diventare anche qui un viso da Golden Demon, però cerchiamo di illuminarlo un pochino, di renderlo un po' più come dipingeremo una miniatura classica, per farlo uscire fuori dal corpo che è completamente distrutto e invecchiato. Vedete che nel frattempo ha il suo perché il corpo, Quindi poi de gustibus, ovviamente questa è una tecnica che vi deve piacere. Nel frattempo che aspettiamo che si asciughi, guardate, vado a ritoccare un po' di oro che qui è rimasto bluastro perché l'abbiamo levato con la rimozione, la riduzione dello streaking grime. Vado a rifare un pochino di oro in giro, non tutto perché tanto poi andrò anche qui a dargli un passaggio di nuovo di wash, questa volta marrone, potrebbe essere il Guilliman stesso, e fate in modo insomma di far uscire di nuovo quelle parti che non vi tornano. Qui per esempio ci starebbe un po' di luce, qui ci sta un po' di luce, anche qui ancora un po'. Non esagerate, perché se illuminate troppo tutto quanto non è credibile. La credibilità è se è tutto sporco e solo gli spigoli sono molto luminosi, tipo qui sul ginocchio vedete come risalta quella botta sul bordo di oro, perché ovviamente si pensa che siano le prime cose che toccano gli avversari per terra quando si combatte, quindi quelle parti lì rimangono spesso pulite, tutto il resto rimane sporco e rovinato. Ovviamente anche qui possiamo fare la stessa cosa, andare un po' sopra per esempio alla U, andare un po' dentro qui, perché il Guilliman Flash è comunque un marrone, quindi gli date una tonalità un po' calda a quello che avete passato, tipo l'oro, vedete, potete entrare dentro così e lo lasciate un po' lì e voilà. Mi viene in mente che ci può stare un pochino anche qua, un po' dentro qui e un po' intorno qui. Si vedrà pochissimo alla fine, ma aiuterà a velare e a dare più sfumature. Quindi non lo mettete dappertutto nella miniatura, ma fate in modo che ci sia un po' in giro, in modo tale che dia questa luce. Adesso che pian pianino si asciuga, cominciamo ad avere un Titus che ha già una sua parvenza di volto, e torneremo su queste tonalità, le ultime due magari, o anche mescolando queste qui, per dargli praticamente gli ultimi tocchi, diciamo, gli ultimi momenti di luce. Vediamo se va bene e decidiamo se ovviamente faremo un po' di barba, metterò un po' di grigio, andiamo a dipingere i chiodi di metallo e deciderò se fare gli occhi o no. A me sinceramente le miniature piacciono molto con gli occhi scuriti, come se fossero un fumetto, però insomma qui gli occhi sono, quando si asciuga lo vedrete, parecchio sporgenti, cioè si vede che li hanno scolpiti, quindi volendo potremmo farli. È che in tutte le versioni che ho visto, compreso quello della Games Workshop, mi sembra meno cattivo e più strabico, quindi sinceramente ho un po' di dubbi, perché così com'è, se lo guardate così dall'alto, secondo me è stupendo, cioè è proprio cattivo, e chiaramente non ha gli occhi, dipende da quanto avete voglia di sentirvi dire che non sapete fare gli occhi, perché tanto la gente lo dirà, quindi alla fine si tratta solo di quello. Aspettiamo che si asciughi.
Allora, in video, per via anche dei filtri che metto e che ci sono di suo, insomma, con l'HDR per esempio della camera, eccetera, vedete molto più contrasto sul volto, ma in realtà tutte queste ombre scure che vedete sono ancora più chiare nella realtà. Quindi sapete che il risultato che stiamo cercando è una velatura con dei contrasti leggeri, non proprio con le ombre grosse, ok? Andiamo a prenderci il colore, diciamo il quarto che abbiamo utilizzato, ce lo prendiamo anche puro sulla punta e andiamo a fare un po' di luci. C'è ancora un po' di bagnato, quindi io starò molto attento a questa cosa. Andiamo a prenderci le sopracciglia, facciamo una sorta di triangolino qui, andiamo a prenderci qui il volto, vedete che c'è la fronte, qui sotto non serve più di tanto perché tanto poi andremo a mettere il metallo, qui andiamo a fare così, non troppo qua, un po' lo zigomo, il naso qui al lato e la bocca che scende, la guancia, la bocca sotto. Vado a pulire un pochino prima l'armor perché sto rischiando di fare disastro qui sull'armor, ok? Tra le altre qualcosina comunque si è sporcata, ma basta andare un po' più forte col dito, vedete, e con l'acqua e viene via. Ovviamente poi magari gli diamo qualche colpettino di azzurro di nuovo in modo tale che non sia completamente, diciamo, rovinato il lavoro che abbiamo fatto prima. Occhio, chiaramente se volete dipingere la faccia da parte la puntate su un pezzo di sughero e ve la fate a parte, potrebbe essere un'idea. Andiamo a correggere qui il problema che abbiamo fatto, ecco qua. Andiamo di nuovo qui sul sopracciglio a fare un triangolo e cerchiamo di fare dei piccoli segni che vanno a colpire la guancia e, diciamo, l'espressione del volto. Ci sarebbero i denti là sotto, vedo. Prendiamo del bianco, prendiamocelo solo sulla punta del pennello, ok? E qui sta a voi essere fermi, probabilmente non riuscirò neanche io, proviamo. Trattenete un po' il respiro e buttate fuori l'aria dal naso tenendo la bocca chiusa. Giro un po' il pennello. Vabbè dai, un pochino è venuto. Allora aspettiamo un po', andiamo a prenderci un altro po' di questo colore e andiamo a coprire qui, che si è proprio levato il colore. Eccolo qui. E ora andiamo a mescolarlo con quello più chiaro in assoluto. Ci prendiamo proprio i due colori insieme un pochino, lasciando più spazio a quello chiaro. Pulite il collo del pennello dopo che avete mescolato, così lo prendete solo in punta e andate a fare, diciamo, dei colpi di luce che dovrebbero essere praticamente quelli definitivi, ok? Quindi occhi qui. Anche troppo chiaro, direi, a parte che dopo possiamo andare sempre a fare l'ultima velatura di ombre e il pennello, anche se c'ha il colore solo in punta, continua a sporcarmi la parte di armatura che non voglio venga rovinata, quindi vado a pulire. Ok, abbiamo un po' di luminosità. Adesso ci prendiamo un altro contrast, occhio anche questo passaggio che è piuttosto forte, e andiamo a prenderci vediamo, me l'ero preparato ma adesso non lo vedo più, il shade, in realtà non è un contrast ma è uno shade, Soul Blight Grey, che è proprio un grigio, ok? Quindi una cosa del genere, se no ve lo fate voi con l'acqua molto sporca di grigio. Prendetevi questo shade e andate a dare una velatura con lo shade al volto, quindi stemperate sul pennello e prendetevi praticamente il vostro tempo per fare un pochino le guance, quindi andate qui e fate così.
di qua e anche di qua. Sotto il mento, e un pochino dovrebbe aiutarvi a simulare il grigiore della barba, che è un po' non tagliata, ovviamente è una velatura, quindi si vedrà pochissimo. Dopo col tempo potete andare a farne altre. Abbiamo un volto che è molto illuminato, quindi potete andare a riprendervi certe zone e andare a mescolare di nuovo il colore per andare a stemperare un pochino. Quindi per esempio qui, se voglio recuperare un po' di fronte, vado in questo modo qua a trovare delle vie di mezzo. Levo qui che c'è troppo a sopracciglio, levo qui che anche qui ce n'è troppo, e vado un pochino a sfumare il naso qui dentro in mezzo, può essere passato con questo. Quindi qui si tratta di mescolare parti di colore che vi andranno a fare le luci del volto come volete, e ovviamente sta a gusto vostro e anche al divertimento di andare avanti il più possibile per vedere fin dove si può arrivare con un volto, ok? Però insomma è abbastanza carino. Quando voi siete distanti il volto non è male. C'è ancora un po' troppo contrasto in videocamera, dal vivo sinceramente molto meno, ed è più che accettabile. A tra poco. Allora ragazzi, mi sono permesso fuori camera di fare gli occhi. Adesso la macro non sta funzionando, ma insomma ve lo faccio vedere così. Se non basta la luce vediamo un pochino di cambiare camera. Eccola qua. Allora, vedete, il volto sta venendo piano piano, sempre un po' troppo contrastato in camera. Qui è anche carino da vedere in questo punto qua, ma in realtà dal vivo è molto più fluida, diciamo, la transizione della luce e dell'ombra. Andrei a fare intanto i capelli. Per i capelli abbiamo quel famoso grigio di prima che ci piaceva moltissimo. Andiamo a prenderlo, che è quello della K, che ci aveva fatto fare praticamente la pietra, se vi ricordate, sotto i piedi, e va benissimo per, diciamo, i primi colpi di luce. Forse dovremmo mescolarlo un po', vediamo un po' di dargli un po' di scuro, perché altrimenti diventa veramente un vecchio. E comunque Titus ha i capelli un po' quasi brizzolati, mi sembra, quindi insomma ci sta anche. E andiamo a vedere un pochino che succede. Partiamo dai bordi, dalle punte proprio. Ok, vi sembra bene, quindi andiamo a tirare e tiriamo il colore. Lasciamo che una parte resti come quella che avevamo fatto all'inizio nei recessi, un po' più scura. È uguale, lo stesso principio della pelle, solo che lo facciamo con i capelli. E andiamo ad aggiungere grigio chiaro per dare colpi di luce ai capelli. Se andate troppo sul chiaro poi vediamo, ma tanto poi adesso c'è la famosa lavatura anche qui. E qua nell'attaccatura bisogna stare un po' attenti, perché ora non si può più sporcare, diciamo, il viso. Sotto qui andate a dare un colpetto di luce qua, qui sul ciuffo e qui. Il resto lo lasciate così com'è e via. Quando siamo praticamente asciutti andiamo a fargli, volendo, una lavatura di Null Oil per dargli di nuovo i capelli un po' più scuri, in modo tale che non sembri proprio un vecchio, anche se Titus diciamo che non è proprio giovane, perché dalla lore è abbastanza vecchiottino. Ci cerchiamo quindi il Null Oil, gli diamo una mescolata e andiamo a dargli un colpettino di lavatura scura nella parte dei capelli. Diciamo, partiamo da questa interna, occhio che non andate a finire sul viso, la parte che è attaccata all'armatura e che quindi finisce in fondo ai capelli. Così intanto levate dal pennello la prima parte di Null Oil e poi andate a farvi, quando avete veramente poco colore sul pennello,
un pochino di giri intorno alla testa per vedere dove dargli un po' di lavatura, e così il capello si scurisce e non sembra proprio vecchio vecchio. Lasciate che si veli e siete a posto. Poi qui, anche qui, de gustibus, potete andare avanti tutta la sera a cercare di fare un volto, diciamo, sempre più sfumato, sempre più gradiente, diciamo, a livello di sfumature, e potete velare per questa cosa qua. Per esempio, io vedo qua che ancora abbiamo uno stacco piuttosto forte in mezzo. Vi faccio vedere dove. Qua praticamente su questa parte qui, se poi la velatura va bene, continuate a mescolare. Questa volta, vedete, andate a velare la parte luminosa. In questo modo levate lo stacco netto e lasciate che si asciughi e si vede sempre meno. I chiodi li ho lasciati così perché lì magari ci mettiamo anche un contrast un po' più rossiccio, per esempio, che potrebbe essere carino, e poi andiamo a farci praticamente i quattro colpi di metallo. Quindi a tra poco. Allora, guardate, con il Sigvald Contrast, che è veramente viola praticamente, andate a colpire l'interno e un pochino i chiodi. Lasciate lì, questo un pochino dà un po' di, diciamo, spazio al colore. Non andate sopra la fronte, cercate di stemperarlo sui lati, non lasciate la macchia, visto che ormai stiamo facendo le cose per bene e gradienti, come si dice, cioè graduali. Cerchiamo di, almeno questa volta, di fare un volto abbastanza definito bene e tutto. Vedete che adesso è proprio violaceo. Ci andiamo a prendere il nostro metallo, attenzione, questo è un passaggio importante. Ci prendiamo il metallo e andiamo a fare i 4 punti sopra praticamente, quindi questi qua. Piano piano, ovviamente con il Sigvald sotto risaltano, vedete, e si vedono abbastanza bene. Chiaramente ora sembra un po' una placca, quindi adesso appena posso, che è un po' asciutto, torno di nuovo come sempre a velare con il nostro colore della velatura, e quindi faccio così. Lascio che vada dentro. Vedete, è semplicissimo, basta avere un po' di pazienza e tempo. Adesso vedete che là si sta asciugando, allora soffiamo, così spingiamo anche un pochino, se vogliamo possiamo levarne un po', e facciamo in modo che sia sempre più graduale questo passaggio tra un colore e l'altro, senza che siano troppo violenti, insomma, i passaggi. Ecco qua, quando si è asciugato questo, secondo me ci siamo. Qui sotto il capello l'attaccatura levo, perché mi piace il contrasto, ma più o meno diciamo che ci siamo. Gli occhi ci sono, sinceramente io sugli occhi darei un'ombra, perché come vedete, anche seguendo la scultura, sembra un po' strabico, sembra un po' strabico, è proprio la miniatura che è così. Io gli darei un tocco di diciamo un'altra velatura col Gilliman Contrast. State attenti, perché anche qui se andate a fare un pettone è un peccato, perché vi siete rovinati praticamente la miniatura. Però diciamo che se andate dentro a fare una cosa del genere, elevate un po' quel bianco violento, lasciandogli un po' di ombra, schifo non fa. Quando si va ad asciugare, secondo me è un po' più fumetto, un po' più serio, un po' più Marvel, se vogliamo, no? Vedete che è già più incattivito in questo modo qua. Io adesso, ora come ora, lo lascerei così. Diamo un occhio in giro a quello che ci piacerebbe abbellire. Ci potrebbero essere, per esempio, questi bottoni in giro che possono essere, vi faccio vedere, fatti con un rosso, per esempio qui, di questo tipo. Attenzione, questo è un rosso che spara, però è un rosso della Warpaints, il classico, che è
per farvi capire il pure red, quindi è proprio rosso puro, ok? Però possiamo andare a prenderci questi punti e farli rossi. Dopo andiamo, volendo anche con il gloss, a farli rimanere lucidi, ma prima facciamo anche qui una bella lavatura per sporcarli, ok, in modo tale che, ragazzi, non restino rosso acceso, e andiamo a farci questo qua dietro. Ora il punto della bellezza di una miniatura, quando arriviamo a questo livello, sta nei contrasti, sta nei punti, tipo nelle parti, vedete, colorate. Se voi accendete qualche punto, date un po' di volume, diciamo, alla miniatura, no? Andremo a fare per esempio queste parti qui, la parte alta non mi sento di farla rossa, lasciamo solo quello. Poi andiamo a prenderci con il metallo, guardate, ci andiamo a stendere il metallo. Abbiamo questa grata qui che possiamo fare metallica, leggeri perché non sto facendo dry brush, sono in highlight, quindi il colore è abbastanza liquido, e qui sotto le grate leggeri. E non tutte, solo leggermente, perché ora andremo a lavorarle. Ok, mi sembra che ci siamo anche qui. Qua dentro, diciamo che quel punto lì per esempio non mi piace per niente, adesso che lo vedo. C'è questo punto qua che sembra sporco, no? Tanto vale dargli un colpo di luce unico qui, così almeno è giustificato l'azzurro. Vedete? In questo modo qua sono dei colpi di luce e va bene così. Anche qui, da questa parte, vedete che sono un po' da risolvere in questo modo qua. E avete fatto insomma gli highlight e siete in bolla. Tutte cose che mentre dipingo con la macro sembrano gigantesche, in realtà vi assicuro che sono veramente infinitesimali, piccole. Lo sapete, poi quando dipingete lo vedete anche voi, no? E quindi anche qui poi dopo possiamo andare a correggere un pochino se non vi piace il colpo di luce troppo forte, ok? E niente, diciamo che più o meno ci siamo. A tra poco. Ragazzi, più o meno ci siamo. Allora, mentre aspettavo che si asciugassero i vari veli, diciamo, sulla faccia, ho messo sulla basetta in questo caso sto usando la Grellan Badland, che è quello che stavo già usando con gli altri miei Space Marine Ultra, e ho ovviamente immerso dentro anche l'elmo. Ho dato qualche colpo di rosso, scusate che non è a fuoco, eccolo qui, ho dato qualche colpo di rosso all'elmo in modo tale che risultasse un pochino più luminoso, ma ho fatto in modo che fosse abbastanza distrutto qua dietro, se vedete. Ora la telecamera sta un po' sgranando, ma vabbè. Nel frattempo ho dato qualche toccatura di sporcizia di nuovo in giro sull'armatura per farla risultare ancora più sporca. E poi, se guardate, il viso è insomma abbastanza riuscito come volevamo, cioè è illuminato, ha una parte dentro sotto che è grigia, come se avesse la barba sulle guance appena uscita fuori dopo 2 o 3 giorni. Abbiamo i capelli che sono con un po' di luce, ma sono mori, diciamo, appena un bianchiccio. Possiamo andare avanti adesso a fare tutti i particolari che vogliamo, ovvero stavo per esempio iniziando a fare sotto la spada, scusatemi, sì, la spada a catena, il discorso della gemma, identica in questo caso vecchio stile agli occhi, cioè partito con un marrone scuro che io ho fatto con il Wildwood, che sarebbe il Contrast Wildwood. Vado a prendermi poi questo rosso che è il Wyvern Fury,
e metto un pochino di Wyvern Fury, guardate, dentro la wet palette. Mi vado a prendere il Wild Fury, scusatemi, che sarebbe un Wild forse? No, Wyvern, scusatemi. E andiamo a farci una mezzaluna sotto, praticamente, sulla sinistra io la faccio, quindi prendo da qua dal bordo e vado a fare una mezzaluna. Lascio un po' di marrone, in poche parole, sulla parte destra, ok? Poi, fatto questo, vado a prendermi il nostro Pure Red, che quindi è un rosso puro, quindi sto facendo la gemma rossa, e vado a fare un'altra mezzaluna della mezzaluna, quindi vado sopra. Ovviamente se io vado sul bagnato faccio un po' di blending e sto praticamente sfumando direttamente sulla miniatura i due rossi, ok? Altrimenti andiamo praticamente ad aspettare che si asciughi e poi andiamo avanti. Adesso, quando è quasi completamente asciutta, intorno poi farò il bordo d'oro, quindi non è un problema anche se adesso ho sbordato, e andiamo praticamente ad aspettare che si asciughi. Darò un colpo di arancione fluo sulla parte sinistra e un colpo di bianco sulla parte destra. Il bianco si può già fare, guardate, prendiamo un puntino e andiamo a fare praticamente due puntini qua. Piccoli piccoli sulla parte scura, così poi quando andremo a mettere il gloss sembrerà proprio che ci sia un, diciamo, una parte proprio di vetro tonda e bombata. Dall'altra parte andiamo a mettere appunto l'arancione, me lo prendo, è un fluo, l'abbiamo usato anche per il Terminator e lo useremo anche adesso per i reattori, diciamo, di Titus, che tenteremo di illuminare un pochino, e quindi andiamo a prenderci un po' di fluo arancione. Questo è fantastico, si chiama Safety Orange, è della serie Air del Army Painter, e devo dire la verità, mi trovo benissimo, anche perché ha questa cosa che è molto liquido nel caso suo e quindi è fantastico. Vado di qua e mi faccio un puntino anche di qua. Anche di più di un puntino magari, tanto è liquido, quindi fa una sorta di velatura. Lascio che si asciughi. Adesso, una volta che si è asciugata, andremo a fare il bordo intorno oro, in modo tale che andiamo a risolvere tutte le sbordature. Andiamo a fare una piccola ombra sotto l'oro, quindi facciamo un disco intorno che delinea proprio la, diciamo, sfera, quindi la gemma in questo caso. E dopodiché, quando avremo messo lo spray, avremo praticamente un gloss da fare e saremo in bolla anche con questa. Da qui in poi, ragazzi, è tutto un divertirsi, perché per esempio, se volete, potete fare un metallo, per esempio, su questa parte qui. Potete inventarvi quello che volete, potete un pochino rovinarlo qua e andare a fare un po' di bordi metallici, andando a far risaltare praticamente i bordi come se fossero metallici e il resto si fosse rovinato negli anni, vedete? Quindi praticamente vado a prendere i bordi e me li faccio quasi come se fosse un dry brush, però in realtà è un highlight fatto solo sulle parti alte. Me lo prendo anche di qua, eccolo qui. E vado a far risaltare i bordi. Ok. Tutto quello che vi viene in mente ora è spasso, diciamo, perché ovviamente la miniatura adesso è qua abbastanza delineata. Quello che dobbiamo fare è accendere dei particolari, tipo dare un po' di rosso, per esempio, ai Purity Seal, ridare magari qualche colpo di luce, se volete, per farlo un po' più luminoso lo scheletro, ma a me piace abbastanza così realistico, quindi io lo lascerò così. Vedete che tutte le sfumature dello zaino sono abbastanza buone, quindi possiamo andare per esempio a prendere un po' di acqua. Andiamo a prenderci il nostro Wyvern Red, che era quello di prima, vi ricordate, che è un rosso molto scuro, e andiamo a fare praticamente l'interno dei reattori, e quindi facciamo così, con un Wyvern molto molto anacquato, andiamo praticamente a fare i reattori
così. Fate pure anche il bordo intorno, come se fosse illuminato, che dopo rimarrà rosso. Ecco qua. Questa è la parte, diciamo, più divertente secondo me della miniatura. Ovviamente a me quella della soddisfazione è quella finale, perché è veramente bello vedere pian pianino che viene fuori la miniatura come la pensavate e non il disastro che sembrava per esempio alla fine della prima puntata, no? Dove era praticamente completamente piatta tranne quella prima base data con l'aerografo e non si capiva bene cosa stava venendo fuori, specialmente per gli highlight super luminosi. Ma a forza di invecchiare, riilluminare, rinvecchiare su e giù, alla fine vedete, guardate per esempio quanti substrati ha adesso il suo spallaccio praticamente, e quanto è adesso più realistico, no? Ecco, ora l'ho messo a fuoco, scusatemi. Vedete quanti puntini, quante cose ha? Sono strati su strati, poi alcuni levati, alcuni rimessi, e quindi vanno a sommarsi, rendendo più realistico tutto quanto, no? Ora mi spiace che ci sono dei colori che nella telecamera sono assurdi perché non si vedono dal vivo addirittura, e quindi ragazzi è un po' così ovviamente quando si va in telecamera, un po' come si diceva ieri in intervista con Elisa. Questa cosa di seguire i tutorial online è fantastica, internet secondo me, perché vi dà la possibilità di accedere a una cultura generale vasta che vi dà la possibilità di vedere cosa vi piace e cosa non vi piace. È ovvio che seguire dal vivo è un'altra cosa, ragazzi, quindi se avete la possibilità e la passione di voler seguire dal vivo un corso, fatelo perché è fantastico. Poi prendiamo per esempio il Noon Oil di nuovo e andiamo a vedere altri particolari, per esempio mentre aspettiamo il rosso che asciuga e anche sotto la gemma. Con il Noon Oil abbastanza abbondante in questo caso vado a mettermelo sulla spada a catena qui sul bordo proprio, così vado a far risaltare il bordi e anche l'interno qui. Delineiamo quindi la mano che tra le altre è stata un po' trascurata rispetto al resto, però vedete che alla fin fine tra sporcizia questo e quello torna anche la mano. Andiamo avanti ancora con un po' di Noon Oil, quindi anche dall'altra parte andiamo a stendere praticamente una striscia di nero qui, un pochino sul puntino e anche qui dove avevamo messo il metallo, che adesso fa risaltare un pochino di più i particolari. Vedete che ora con le parti scurite si contrasta meglio e tutto sembra più realistico. Adesso mettetelo dove vi piace, dove avete voglia di vedere più contrasto, sapete che evidenziate i contrasti appunto, e quindi può essere comodo per alcuni passaggi molto interessanti. E qui non siamo ancora a fine, cioè io voglio andarci giù pesantissimo con Titus, quindi andrò anche a metterci la ruggine e i pigmenti, ma lo faremo nella prossima puntata perché devo far asciugare la basetta, allora ci dedicheremo un po' alla basetta e faremo un po' di questa parte diciamo di miniatura, no? Quindi insomma siamo più o meno affini, ragazzi, il più è fatto. Diciamo che possiamo per esempio con il Contrast Guilliman andare a spegnere un pochino quei rossi forti che vediamo in giro, che potrebbero essere questi per esempio. Andiamo a spegnerli leggermente, per esempio qui sull'interno, il rosso che ho riacceso qui andiamo qua a fare un po' più di ombra, e qui dove è più rovinato andiamo a mettergli un pochino di ombra. Lasciate il resto così. Il Guilliman è molto tranquillo anche se è un contrast, quindi vi permette di lavorare abbastanza. Qui come vedete strati su strati abbiamo fatto praticamente un cuoio, andiamo a far risaltare anche qui, vedete le parti interne, le parti che dovrebbero avere delle pieghe. È tutta una questione di girare la miniatura e guardare quello che vi piace contrastare un po' di più, no? Maggiore è l'ombra, maggiore è la luce, maggiore sarà il contrasto, basta non annegare tutto, diciamo, ecco. Poi ci possono essere anche dei punti qua che anche se sono marroni, siccome c'è sempre lo streaking grime di fondo, sono un po' più sporchi, no? E quindi risultano pezzi di armatura sporchi. Per esempio
questa U ancora continuo ad illuminarla e poi continuo a spegnerla e non riesco a capire cosa mi piace di più di questa U, ma direi che così ci siamo. Guardate, siccome ormai a forza di aggiungere colore si è texturizzata quasi, gli diamo delle pieghette qui dentro, lo scheletrino qua sotto, e direi che più o meno ci siamo. Dopo gli darò un ultimo colpetto giusto per non lasciarla così un po' spenta, ok? Però ci siamo più o meno, perché sennò poi va a finire che continua ad andare su e giù e non viene fuori, quindi una cosa così. Ok? Più o meno. Ragazzi, allora io direi che potremmo interrompere qui la puntata. L'unica cosa che finisco è questa, quindi mi prendo il mio oro, anzi il bronzo in questo caso, vado a prendermi il bronzo e vado a fare il contorno. Così andiamo a delineare, diciamo, lo spazio interno e lo spazio esterno. Quindi qui partite dal bordo dove siete più sicuri e poi qui cercate di essere precisi. Ok. In realtà è più interno, il bronzo, potrebbe essere anche fino a qua, che vedo il bordo arriva fino a qua. Quindi qui giro la miniatura, mi prendo un altro po' di bronzo e vado a farmi quest'ultimo pezzettino qua. Ecco ragazzi, adesso che abbiamo un po' delineato la situazione, aspettiamo solo leggermente che si asciughi, intanto facciamo il pezzo sopra e poi andiamo a fargli un'ultima, diciamo sempre con il Gilliman va benissimo, insomma un marrone shade oppure un contrast, andiamo a fargli il bordo in modo tale che si delinei la differenza, lo stacco fra il pomello e diciamo la gemma proprio che è incastonata sotto. Ecco qui ed ecco qui. Ok, non abbiamo sporcato la gemma, quindi ci siamo. Lasciamo semplicemente asciugare e poi vediamo che salta fuori. Io direi che il volto potremmo anche lasciarlo così, si potrebbe fare di tutto, però insomma va abbastanza bene per essere una miniatura così da mettere sul campo di battaglia. Secondo me è un Titus più che onorevole, diciamo che ne ha passate guardandolo, no? Adesso, mentre aspettiamo quello, andiamo ad annacquare il nostro Pure Red e andiamo a fare il pezzo che ci serve qua sotto dei reattori in rosso fuoco. Quindi andiamo a prendere il centro-sinistra e sotto e lasciamo a destra libero. Io ho scelto questa direzione, potete scegliere l'altra. Lasciate un pezzettino, diciamo, libero in modo tale che si veda un po' la sfumatura. Lasciate anche questo che si asciughi come lavatura. Prenderemo poi quindi il fluo arancione e andremo ad andare a fare il pezzo, diciamo, basso, solo la mezzaluna bassa di fluo arancione e vediamo un pochino cosa salta fuori, no? Poi se volete esagerare con le luci e tutto potreste andare in giro a dare praticamente su tutto lo zaino dei punti rossi che simulano proprio il fatto che la luce per esempio vada praticamente sopra lo zaino. Quindi vado ad annacquare per esempio il primo rosso che abbiamo utilizzato e così com'è molto annacquato vado a metterlo qui sopra.
così sembra che lo zaino stesso stia dando luce, ok? Più o meno andate nelle zone dove secondo voi si potrà illuminare e andate a lasciargli un pochino di rosso. Questa è una velatura, quindi poi dopodiché andrà un pochino a perdersi, però darà quella parvenza di rosso che ci serve per far sembrare che lo zaino stia illuminando, cioè che i lattori stiano illuminando lo zaino. Lasciatelo asciugare e dopodiché questa è fatta così, diciamo, è abbastanza a posto. Si potrebbe accendere un po', ma insomma più o meno ci siamo. È un effetto luce che potete anche evitare, però insomma se ormai ci siete, avete fatto per esempio il Terminator nell'altro modo, siamo più o meno a questo livello, quindi se volete si potrebbe addirittura arrivare a dare un po' di luce qui ma è abbastanza lontano, quindi eviterei. Ok, ci siamo più o meno, aggiungerei il fluo. È già abbastanza annacquato, quindi non occorre proprio aggiungere tantissima acqua se usate un air, e andate sotto. È ancora molto bagnato anche il rosso, quindi si stanno mescolando. Adesso io levo un pochino di colore e lascio asciugare. I colori si sono mescolati. Quando sono completamente asciutti vado a metterci magari un leggero inchiostro bianco e sopra di nuovo, quando asciutto, il fluo, così si accende veramente tanto. Ci vediamo tra poco che vi faccio vedere il risultato, sempre sulla mezzaluna bassa, ragazzi, quindi se volete o il fluo diretto o un bianco molto annacquato, anche qui quasi un inchiostro, e poi sopra il fluo, quindi lasciate asciugare ovviamente in questo caso i due colori. Dopodiché basta, il resto sarà divertirsi a guardare altri particolari e capire come farli risaltare. Ok? A tra poco. Ecco qua ragazzi, con questa bella immagine di Titus che scende, sembra che scenda in avanti come nel videogame con i reattori accesi, anche se questo non è un jump pack ma è un pack normale, però vedete con l'arancione fa la sua veramente sporca figura. Tra le altre ho messo un leggero rosso puro e qualche puntino arancione anche sulle luci, in modo tale che rifletta un pochino, un po' più chiaro, un po' più scuro a seconda dei punti, no? Per il resto direi che ci siamo, quindi a questo punto io vi lascio al recap con Goblin e ci vediamo alla prossima puntata, dove subito, proprio tra 2 giorni, dove chiuderemo finalmente Titus. Naviganti del lobby, Titus è un personaggio veramente interessante ma soprattutto iconico del nuovi Space Marine Ultramarine Primaris. Quindi prendetevi tutto il tempo che serve, fatelo per bene e mi raccomando, fate un piacere a me e anche a Francisco. Iscrivetevi al canale perché più siamo, più i contenuti migliorano e aumentano, e tra poco vi daremo delle notizie su dei format che saranno spettacolari. We could be the one.